Immaginate di aver girovagato tutta Cyrodiil in cerca di avventure per avere il diritto al comprare una piccola cascina nel quartiere del porto e riposarvi facendo sogni di fama e gloria nell'arena. Ma qualcosa vi sveglia, vi desta, e non è un'argognana lasciva. Ai noi vi sarebbe ben più gaudio in tal risveglio, e dunque aprendo le palpebre, voltando lo sguardo, incrociamo gli occhi del piccolo fetente elfo dei boschi. By Azura, by Azura, by Azura! It's the Grand Champion! I can't believe it's you standing here next E to la me. rabbia non può essere contenuta in 1000 corpi sani di mente perché impazzirete! Ehi, Tirannomatto qui, ben ritrovati, ben ritrovate. Dritto al sodo. In questo video vi mostrerò un metodo divertente, per nulla grindoso e senza alcun exploit, per avere un vantaggio iniziale nelle nostre avventure su Oblivion Remastered. Avete mai sognato di essere acclamati da una folla scrosciante di adoratori? Magari meno invadenti di quello con cui abbiamo avuto a che fare prima? Oppure siete più venali e non vedete l'ora di avere uno strumento facile e intuitivo per guadagnare un sacco di monete d'oro e quindi comprare gli oggetti dei vostri sogni? Oppure, come il sottoscritto, siete dei completisti, quindi la prima gilda disponibile è quella che riceverà il trattamento da 0 a 100 in un pomeriggio, perché tanto le completeremo tutte le fazioni prima o poi. Piccolo disclaimer doveroso, perché mi è stato fatto notare per la prima guida, ci potrebbero essere degli spoiler minori in questo video. Cercherò di limitarli il più possibile mentre vi parlerò della fazione dei gladiatori, meglio conosciuta come l'Arena. Facilissima da individuare all'inizio del gioco perché v'è un distretto dedicato all'interno della città imperiale. Come ho spiegato anche nel mio video precedente, ritengo questa fazione la più facile e accessibile per garantirci uno start di avventura molto più agevolato rispetto al normale. Poter guadagnare sia esperienza nel nostro set di abilità preferito, sia soldini da 50 monete ad incontro vinto fino a un massimo di 500, con alcune occasioni di guadagni unici superiori e la possibilità alla fine di tutta la questline di avere settimanalmente un generatore di denaro costante, rappresenta una meccanica secondo me fondamentale per ogni run di Oblivion. Partendo dai fondamentali, per unirsi a questa fazione sarà necessario andare al distretto dell'Arena, entrare nel sanguedotto e parlare con Owen, il simpaticissimo maestro di spade che all'inizio ci tratterà come i peggio mozzi. E dopo averlo convinto che in realtà valiamo la pena, ci darà la scelta tra le vestigie pesanti e quelle leggere per entrare all'interno dell'arena, perché fra le varie regole degli scontri iniziali è necessario non indossare le nostre armature. Badate, potete portarvi il vostro scudo, il vostro elmo, i vostri anelli, amuleti e tutto il vostro inventario, ma necessariamente questi ornamenti, o pesanti o leggeri appunto, dovranno essere indossati. Dopo 21 scontri, divisi di 3 in 3 per l'aumento di rango e quindi l'aumento delle ricompense, si affronterà l'ultima sfida prima di diventare il campione indiscusso dell'arena. All'interno della fazione ci sono alcune dinamiche che possono essere esplorate per darci dei vantaggi specifici. Questi scontri non sono particolarmente impegnativi fino alla difficoltà esperto. Se avete seguito la mia guida ed arrivate qui armati di Umbra, non vi preoccupate che anche ad esperto riuscirete serenamente ad affrontare tra il livello 5 e il livello 7 praticamente tutti gli incontri, senza neanche bisogno di troppe risorse investite o il rischio di diventare più matti di me perdendo tutti i capelli. E adesso la parte più spoiler di questa piccola guida all'arena. Se non vi interessa, ve lo dico subito di saltare questo capitolo che riguarda l'ultima sfida all'interno dell'arena prima di diventare gran campione. Gli spoiler riguardano l'NPC del principe grigio, che è il corrente gran campione dell'arena. Se dovessimo completare la sua questline secondaria che ci porterà fuori da Anvil ad indagare alla vecchia tenuta della sua famiglia, durante l'ultimo scontro avremo un vantaggio esagerato su di lui, mettiamola così, senza eccedere troppo nel preannunciare cosa sarà. Superato anche
l'incontro con il principe grigio potremmo tornare nel Sanguedotto, parlare con la custode dell'arena e non più con Owen, e grazie a lei ricevere gli ornamenti da gran campione e avere accesso alle nostre sfide settimanali. Ora, in merito alle sfide settimanali vorrei avvisarvi che a difficoltà massima sono letali. È anche vero che nella remastered, come nel titolo originale Oblivion, il livello dei mostri scala, quindi accresce assieme al nostro, più o meno fino al livello 30 non ci sono problemi, dal livello 30 in poi il gioco cambia un po', diventa più impegnativo. Però alcuni mostri a difficoltà massima, già ai livelli più bassi, sono pericolosissimi. In dolcissima chiusura va sottolineato che l'arena ci garantirà un companion, il fan adorante, come avete visto nella mia magica introduzione. Purtroppo rispetto a Skyrim i nostri companion non possono fare da muletto, quindi è completamente inutile. Fastidioso, brutto, elfo, inutile. Le ha tutte, però è diventato iconico e capisco che per alcuni tornare ad avercelo in mezzo, come per me, rappresenta veramente un richiamo nostalgico. Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato questo mio consiglio? Vi divertirete come dei gladiatori nell'antica Roma a scornarvi con altri guerrieri e guerriere, maghi, assassini e bestie immonde tra le sabbie dell'arena nella città imperiale? Mi auguro che in fondo questa guida sia stata di vostro gradimento o perlomeno utile. Fatemi sapere nei commenti. Mi raccomando, se vi volete iscrivere e lasciare un like, la solita tiritera. Tirannomatto out, anche oggi questo è quanto. Ci rivedremo a Cyrodiil a brevissimo, promesso.